Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video tutorial. Questo è il quinto video tutorial di un corso avanzato perché utilizziamo VBA. Abbiamo visto nei video tutorial precedenti come creare una funzione che ci permetta di effettuare questo tipo di ricerca, come creare un pulsante che ci permetta di inserire attraverso un form i dati all'interno della nostra anagrafica, form che presenta anche delle particolarità come quella di controllare l'input inserito che sia valido. Oggi invece vedremo come modificare un cliente. L'idea è quindi quella di creare una funzione che ci permetta di modificare i clienti all'interno della tabella andando a riutilizzare la nostra form. In che modo? Andremo a fare in modo che quando effettuiamo il doppio clic su un cliente all'interno della tabella ci venga riproposta la form che abbiamo già utilizzato con i dati tutti compilati e con un pulsante modifica che ci permette appunto di modificare i dati all'interno della tabella. Andiamo subito a vedere come fare. Andiamo quindi nella scheda sviluppo, apriamo Visual Basic. Questo foglio presenta già alcune funzioni. Andremo a utilizzare l'evento di Excel generato quando effettuiamo un doppio clic in qualsiasi punto del foglio per poter gestire l'eventualità che il doppio clic sia stato fatto su un elemento all'interno della tabella. Come facciamo? Per prima cosa ricorriamo appunto all'utilizzo degli eventi. Agli eventi si può accedere cliccando sul menu a tendina qui in alto e poi selezionando Worksheet. Sul menu a tendina qui a destra verranno presentati tutti gli eventi generati da parte di Excel in base a determinate azioni sul foglio di lavoro. In questo caso quello che a noi ci serve è il before double click. Il before double click accetta come parametri due elementi: target, cioè range, la cella sulla quale abbiamo fatto doppio clic, e un cancel, che è un booleano che serve ad indicare ad Excel cosa fare subito dopo aver chiamato questo evento. Per farvi capire meglio come funziona questo evento andiamo a stampare un debug print all'interno della finestra immediata e vediamo che cosa succede quando facciamo un doppio clic all'interno di una cella del foglio di lavoro. Andiamo a bloccare questa finestra in modo che rimanga visibile. Vedete la finestra immediata qui sotto. Andiamo a fare un doppio clic all'interno di una qualsiasi cella. Vedrete che verrà stampata la scritta click. E ora vediamo che cosa succede quando passiamo un cancel uguale true alla funzione true. In questo caso succederà che l'evento verrà generato, ma come vedete non entriamo all'interno della cella, cioè non possiamo modificare il testo. E questo ci servirà ora per gestire l'evento all'interno della tabella. Quindi quello che vogliamo fare è disabilitare il doppio clic solo quando clicchiamo all'interno della tabella e fare in modo che questo doppio clic venga gestito dal nostro controller. Andiamo a vedere come fare. Allora, per prima cosa dobbiamo fare in modo di bloccare il doppio clic solo nel caso in cui la cella cliccata sia effettivamente all'interno della tabella. Per farlo utilizzeremo la funzione intersect che accetta come argomento dei range. In questo caso gli passiamo il nostro target, sarebbe la cella cliccata, e gli dobbiamo passare anche il range di tutta la tabella, ovvero il doppio clic deve poter avvenire in qualsiasi punto della tabella. Per ottenere questo range andremo ad utilizzare una funzione presente all'interno del nostro controller che chiameremo clienti controller, la chiameremo getViewRange. La funzione intersect ci ritorna un range nel caso in cui gli argomenti passati si intersecano tra di loro. In questo caso il target sarebbe la nostra cella sulla quale abbiamo effettuato il doppio clic e tutto il range della tabella. Se questa intersezione ci ritorna qualcosa, allora non sarà nullo. Allora solo in quel caso andiamo ad gestire il nostro click. Quindi se questa funzione ritorna un qualcosa di non nullo, allora andiamo a fare il nostro debug print. Quindi il prossimo step è creare la nostra funzione getViewRange nel nostro clienti controller. Sta all'interno del modulo di classe clienti controller. Andiamo qui e la creiamo. GetViewRange restituisce un range. Questa non farà altro che settare a getViewRange la nostra view.range. La nostra view è quella che abbiamo già creato nei precedenti video tutorial, che ci avrà all'interno la proprietà range, che restituisce il range della nostra tabella, che ritorna qui, viene assegnato a getViewRange, che a sua volta ritorna alla nostra funzione intersect e andrà a vedere se il target è presente all'interno di questa getViewRange. Andiamo a vedere quindi se funziona. A mettere un breakpoint per assicurarci che funzioni, perché ci sono troppi click qui. Ok, cancelliamo questi, mettiamo un breakpoint e andrà a prendere appunto il range come abbiamo visto.
e poi stamperà click. Quello che dovrà fare quindi la nostra funzione sarà gestire il doppio click. Ma chi gestirà il doppio click? Il nostro controller. Quindi andiamo a scrivere e a creare poi la funzione che sarà handle double click, alla quale appunto passiamo il nostro target. Andiamo quindi a creare la funzione double click del nostro cliente controller. Questa accetterà un target as range, quindi creerà un cliente dalla riga che abbiamo cliccato. Farà un set cl, che sarà il nostro cliente, da una funzione che si chiamerà getCliente_byRow. Gli passiamo il target. Andiamo quindi a creare la nostra funzione getCliente_byRow, che prende in ingresso ancora una volta come valore il nostro target as range. Crea anch'esso un cliente, stavolta lo istanzia, prende la riga relativa alla tabella nel quale dobbiamo andare a creare il cliente, perché la riga relativa alla tabella non è la riga 34 del foglio, quindi dobbiamo creare un metodo che ci permetta di prendere questa riga, la table row. Questo metodo lo andiamo a inserire all'interno della nostra view e chiameremo getListRowByShell. Di questa list row, che sarebbe l'intera riga, a noi serve solamente l'index, cioè l'indice. Si parte da 0, quindi questo è l'indice 0, questo è l'indice 1 e questo è l'indice 2. E dato che questo indice poi lo andremo a passare alla funzione che già abbiamo, che ci permette di prendere da una determinata colonna la specifica riga, a noi ci serve la riga, quindi in questo caso sarà la riga numero 1, 2, 3 e 4. Quindi dobbiamo aggiungere più 1 all'indice. Andiamo quindi a creare la nostra getListRowByCell all'interno della nostra view e la mettiamo qui, property get, passiamo la cella come parametro, come range. Quello che dobbiamo fare è calcolare la riga del foglio alla quale andiamo a sottrarre la riga dell'intestazione della tabella. In questo caso sarà table.headerRowRange.row. Andiamo a vedere che cosa succede quando stampiamo questo listRowByCell. Ovviamente questo qui è un listRow. Quindi ora io faccio doppio clic sul foglio, mettiamo un breakpoint qui. Quindi viene gestito il nostro doppio clic, il target viene passato a getClientByRow, qui table row ovviamente deve essere indicato. Questo chiama getListRowByCell. Questo qui setterà la nostra list row. Quando andremo a fare un select vedete che viene evidenziata tutta la riga. Ok, c'è un problema qui, a noi serve la riga, quindi questo è un integer. Ecco perché. Ok, andiamo a rifare. Doppio clic, andiamo qui. Questo setterà la nostra list row, non ci serve più il select in questo caso. Torniamo qui e la nostra table row è la numero 6, che sarebbe 1, 2, 3, 4 e 5. Forse in questo caso non serve il più 1. Vediamo il più 1 per il momento, forse non ci serve. E ora dobbiamo appunto ritornare il cliente, questo è il motivo per il quale ci dà errore. Per ritornare il cliente lo andiamo a creare. Noi abbiamo già qui la stessa funzione inversa, ovvero aggiungiamo all'interno della tabella ad una determinata riga il cliente. Noi dobbiamo fare la cosa inversa. Per farla selezioniamo tutto questo e andiamo ad invertirlo. Okay. Questo sarà table row. Okay, per fare più velocemente io di solito uso Visual Studio Code, mi copio tutto questo, mi creo un nuovo file di testo, inserisco tutto e con CTRL D vado a selezionare tutti gli uguali. In questo caso con la freccetta a destra posso muovermi e con Shift più End posso selezionare tutto il testo, con CTRL X lo taglio, con Home mi sposto alla sinistra, con CTRL V rincollo tutto e poi vado a cancellare questi qua. Ora ho tutto qui e posso rispostarlo all'interno di Excel. Benissimo, dovrebbe funzionare. In questo caso dovremmo popolare tutti i campi del cliente, ne ho mancati 3, facciamo a mano questi. E così. Anche questo. E anche questo. E ovviamente il table row non è row. Ok. E ovviamente set getClientByRow è uguale cl. Ci sarebbe questo che abbiamo creato, che poi restituiremo tramite la funzione come cliente. Andiamo a vedere che cosa succede. Facciamo doppio clic. Sempre il solito problema, anzi facciamo una cosa, ora risolviamo questo problema. Mettiamo un error go to error e facciamo un exit sub qua. Mettiamo l'errore qui e qui chiamiamo semplicemente worksheet activity. Vediamo, ok, non ci funziona la prima volta, la seconda volta funzionerà, però almeno non ci esce più l'errore. Andiamo a selezionare il cliente, quindi va a prendere la riga, dopodiché va alla riga 5, che sarebbe questa,
va a prendere la denominazione che è quella di sopra, ecco perché ho messo +1, ok? Sì, vedete questa è Edge Stats Foundation, invece io ho cliccato su Sagittis, ok? Quindi qui ci va il +1, ritorniamo indietro, quindi alla fine, arrivati qua, dovremmo aver settato tutto il nostro cliente. Andiamo a vedere nelle variabili locali e ci sono tutte le variabili del nostro cliente, che viene poi ritornato alla nostra funzione handle double click, che in pratica dovrà andare a popolare la form. Come facciamo per andare a popolare la form? Noi abbiamo un controller per la form che si chiama inserimento view controller, che non abbiamo ancora istanziato. Andiamo ora ad istanziare, utilizzeremo quello, per istanziarlo andiamo nella nostra class initialize e qui lo settiamo, con l'underscore vado a mettere, ok, quindi abbiamo detto dovrà andare a chiamare il nostro inserimento view controller e noi abbiamo la funzione form to cliente, dobbiamo fare l'inverso, cliente to form, e gli dobbiamo passare il cliente. Andiamo a crearla, abbiamo già form to cliente, semplicemente la copiamo così com'è, la incolliamo e la chiamiamo cliente to form, quindi facciamo la stessa cosa, però invertendo i dati. Per farlo ci serviamo di nuovo di Visual Studio, abbiamo fatto prima, prendiamo tutto quello che c'è alla sinistra dell'uguale, da fare CTRL SHIFT freccia a destra 2 volte, cancelliamo con cance, diciamo uguale e CTRL V, ricopiamo tutto e lo incolliamo. Abbiamo una piccola formattazione, non ci serve la data di inserimento perché già è presente, quindi dovrebbe funzionare. E un'altra cosa da fare è settare il tasto inserisci in modifica, dopodiché dobbiamo fare in modo che la forma venga mostrata, quindi chiara ancora un'altra funzione che si chiama showForm, che dovrà andare a mostrare la forma. Andiamo a vedere cosa succede, facciamo un doppio clic. Ok, creiamo il nostro cliente, arriviamo qua, lo ritorniamo e andiamo a fare il client to form. In questo caso va a settare tutte le proprietà, mi sa che c'è stato un errore, quindi andiamo a stampare l'errore in modo da capire che errore è. Errore 91, bello, description, vediamo, ok. Ok, sì, in pratica sta dicendo che la form in questo caso non esiste, perché noi stiamo facendo form show, ma non esiste. Quindi quando cercherà di inserire text cellulare all'interno, cioè il cellulare del cliente all'interno della nostra form, andrà in errore. Pertanto dobbiamo inizializzarla. Per farlo utilizziamo ancora una volta l'inizializzazione della classe, quindi facciamo set form uguale new form inserimento azienda. Andiamo a spostare anche la logica che c'era prima all'interno della form nel nostro controller. Questo non dovrà più esistere e dobbiamo creare una funzione all'interno della form che si chiama setController, che appunto accetta un controller, un inserimento view controller, e il nostro controller sarà settato da questo. E anche in questo caso anche la nulla click e l'inserisci click dovranno essere gestiti dal controller che gestisce la form. Pertanto con questo andiamo a creare una funzione che si chiama handle button inserisci click, e allo stesso modo anche per l'annulla click facciamo la stessa cosa, handle button annulla clicked. Questo non ci serve più. Ora il codice della form è molto più pulito, è tutto gestito dal controller che andiamo a settare qui. Per passare se stesso basta mettere come indicazione me, che sarebbe il controller. Ora andiamo ad assegnare delle funzioni. Questa qui è l'inserisci clicked che viene gestito dalla form, in questo caso quindi abbiamo chiamato handle button inserisci clicked, e successivamente andiamo a creare una funzione per gestire il tasto annulla. Questa funzione non farà altro che chiudere la form, dato che la form la possiamo chiudere da più punti all'interno del codice. Andiamo a creare un'altra funzione apposita proprio per chiudere la form, come abbiamo fatto per la show form. Spostiamo vicino alla show form, eccola qui, anche questa privata in quanto non deve essere chiuso all'esterno. Quello che fa la close form è quello di reinizializzare la nostra form, quindi andiamo a chiamare unload della form e il nostro class inizializza. Andiamo a vedere se è tutto ok.
Qui deve essere uguale, quanto questa è una proprietà. Doppio clic, togliamo il breakpoint che non ci serve più, facciamo play, non succede nulla, ok, eccola qui. La form è già popolata, c'è il tasto modifica qui sotto, abbiamo tutti i dati del cliente, ora dobbiamo creare solamente la funzione che ci permetta di riscrivere i dati all'interno della tabella. E un'altra cosa, ovviamente, quando facciamo doppio clic non ci deve permettere di entrare all'interno della cella quando gli diamo la forma. Per farlo andiamo a modificare la nostra handle double click, before double click, scusate, qui passiamo come vi ho mostrato prima il cancel uguale true. Andiamo a vedere. Sempre il solito errore del controller, quindi devo cliccare 2 volte. La forma è popolata. C'è un altro problema perché vedo che c'è un altro errore, perché al primo doppio clic non va. A vedere nella finestra di sviluppo. Ok, errore di automazione. Questo accade perché noi abbiamo chiuso la form premendo il tasto X e il tasto X non è gestito qui. Il tasto X all'interno della form è un evento generato sempre dalla form che si chiama userForm query close. Eccolo qui. Questo è l'evento che viene generato quando premiamo sul tasto X della form, questo qui. Quindi a sua volta dovrà chiamare la funzione annulla, oppure semplicemente controller handle button annulla clicked. Ci diamo la finestra immediata, che la prima volta è sì per il controller. Chiudiamo. Ok, funziona. Abbiamo quindi creato la base per popolare la form, modificare i dati e passarli all'interno della tabella. Questo lo vedremo nel prossimo video.